Nonostante il coronavirus nell'ultimo anno il mercato degli orologi ha avuto una crescita esponenziale, paurosa, che ha riguardato tantissime maison e tantissime referenze, probabilmente un po' tutte trainate da quello che sta accadendo alle referenze di Rolex in particolare. Però è anche vero che pare essere una strategia adottata un po' da tutti, soprattutto da quelle maison storiche che hanno a catalogo orologi iconici come possono essere per esempio gli Omega, i Longines, i Tag Heuer e così via. Insomma, gli orologi sembra sempre più difficile trovarli in boutique e questo naturalmente ne condiziona poi il prezzo, soprattutto sul mercato dell'usato. Quello che accade a Rolex è un unicum, in particolare gli orologi vengono venduti al doppio, al triplo, al quadruplo del listino. Alcune referenze di Patek Philippe o di Audemars Piguet naturalmente seguono la stessa sorte e purtroppo il conflitto che vede coinvolta parte dell'Europa da ultimo ha aggravato o comunque condizionato il mercato degli orologi, così come ne abbiamo parlato anche nella diretta, la trovate qui tra i video caricati del canale. Tra questi orologi, tra quelli che normalmente non voleva quasi nessuno, ci sono sicuramente i Rolex Daytona commerciale Oysterflex, di cui vi voglio parlare in questa puntata tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Prima di iniziare datemi soltanto 30 secondi come al solito per parlarvi dello sponsor che ci permette di girare questo video, ovvero Chronex.it. Vi anticipo che a breve sarò a Roma presso una delle loro due boutique che sono presenti a Roma e Milano e apriranno presto anche a Torino, dove è possibile vedere, provare e poi pagare gli orologi che si acquistano online, ed è il motivo per cui vi parlo di Chronex, perché questa idea mi è sempre piaciuta tanto. In pratica si tratta di un sito internet e quindi di venditori europei che hanno a catalogo circa 5.000 orologi di 50 maison diverse, dove è possibile fare il vostro acquisto senza pagare, e infatti è possibile richiedere di vedere prima l'orologio in una delle loro boutique per poi decidere appunto di finalizzare il pagamento se l'orologio vi convince. Naturalmente è una rivoluzione dal punto di vista degli acquisti online e se volete approfondire potete andare su Chronex.it, mentre noi adesso torniamo al nostro Daytona. Alcune delle referenze più richieste nel catalogo Rolex sono diventati da poco i Rolex Daytona in oro con bracciale Oysterflex, come questo bellissimo, secondo me nella sua configurazione migliore, che ci ha messo a disposizione Giulio Chiossone della Chiossone Luxury Watches di Bari, che ringrazio come sempre. Un orologio particolare che da subito sul mercato non è stato amato, non è stato richiestissimo. Erano orologi come tanti altri Rolex, soprattutto in metalli preziosi, che si acquistavano con un po' di sconto, anche recentemente, anche fino a 2-3 anni fa, direttamente da concessionario. Questo perché hanno sempre avuto listini molto alti e perché in particolare proprio il Daytona Oysterflex, che viene dal Daytona con cinturino in pelle, non è un orologio cosiddetto completo. Possiamo dire che sia un solo testa, ovvero quegli orologi che non hanno anche il bracciale di acciaio o di metallo prezioso nel caso appunto dei testa oro, ma appunto soltanto la carrure dell'orologio, perché in questo particolare caso, come saprete, l'orologio è dotato invece di un bracciale denominato Oysterflex e brevettato da Rolex, che per quanto pregiato, e adesso vi spiego come è fatto, non è naturalmente prezioso come può essere invece un bracciale in oro di un Daytona Full Gold. L'Oysterflex è un bracciale in caucciù
Rolex lo chiama bracciale e pretende che venga chiamato bracciale perché non è soltanto un cinturino in caucciù. A differenza degli altri, innanzitutto è curvo ed è molto comodo al polso, utilizza una clasp, in questo caso in oro bianco, per la chiusura. All'interno ha un'anima in titanio leggerissima, sottilissima, tanto che piegando il cinturino praticamente non si sente, sembra sia composto soltanto di caucciù e che quindi lo rende invece solidissimo e antistrappo soprattutto. E poi al suo interno, a contatto con il polso, ha degli ammortizzatori che rendono la vestibilità molto comoda, molto fresca, soprattutto perché non aderisce al polso tutto l'orologio ma si appoggia su questi due ammortizzatori, e al polso in realtà lo rendono anche molto più importante di ciò che potrebbe essere invece soltanto un cinturino in caucciù. Insomma, il solito lavoro magistrale da parte di Rolex anche quando si tratta di un semplice cinturino in caucciù. Questo è l'Oyster Flex. Eppure non è un bracciale in oro bianco, è soltanto un bracciale in caucciù, per quanto ben fatto possa essere, ed è il motivo per cui i Daytona Oyster Flex, così come prima i Daytona con cinturino in pelle, non sono sempre stati degli orologi molto richiesti, anzi tra gli orologi in oro probabilmente erano quelli più economici e anche meno venduti. La stessa sorte era toccata all'Oyster Flex fino a quando però proprio questi orologi hanno iniziato a salire esponenzialmente sul mercato fino a raggiungere cifre stratosferiche. Si pensi per esempio al Daytona Oyster Flex con quadrante cosiddetto Paul Newman, ovvero quello con i subcontatori colorati in oro e la minuteria rossa, da qui appunto il nome Paul Newman, che se un mese fa si vendeva circa 50.000, oggi ne sono richiesti almeno 60.000 per un esemplare usato, ed è un'assurdità se così vogliamo dire, perché più o meno allo stesso prezzo è possibile acquistare un Daytona in oro che sia full gold, quindi anche con il bracciale in oro. Perché c'è questa richiesta così ampia degli Oyster Flex? Uno dei motivi è sempre lo stesso ed è il motivo per cui molte referenze subiscono questi aumenti di mercato, ovvero la scarsa reperibilità da parte dei concessionari, in particolare per alcuni di questi quadranti. Sicuramente il Paul Newman di cui abbiamo appena parlato, mentre questo che vedete in video ha un costo che è di poco superiore ai 50.000 euro, a meno per il momento, e poi l'altro richiestissimo sicuramente è quello con indici contornati di nero e quadrante color oro, che io trovo, per quanto eccessivo se vogliamo, assolutamente splendido. Come al polso? Beh, c'è poco da dire su un Daytona di questo tipo, un Daytona in oro bianco, soprattutto con questo quadrante grigio con subcontatori neri e quindi una specie di panda che però richiama i vecchi Daytona manuali, perché al polso è assolutamente affascinante. È vero che ha un semplice cinturino in caucciù, se così vogliamo dire, però è anche vero che il contrasto che crea insieme alla ghiera in ceramica nera è assolutamente apprezzabile, qualcosa che mi piace davvero tanto. Non è un orologio che acquisterei a queste cifre onestamente, se non altro perché proprio il bracciale semplicemente in caucciù un po' lo svilisce per ciò che può essere, nel senso che da un punto di vista prettamente estetico sicuramente è un orologio magnifico, ma da un punto di vista delle quotazioni, da un punto di vista del mercato, sinceramente cifre di questo tipo, già altissime di per sé, non le investirei su qualcosa che in realtà ha soltanto la carrure in oro e pur sempre un Daytona il mercato lo premia, ma che intrinsecamente non ha neanche il valore dell'oro per quanto riguarda per esempio il bracciale. Un orologio che mi piace tantissimo perché richiama i fasti del passato, come dicevo si ispira a quei Daytona manuali con tasti a pompa degli anni 70, soprattutto grazie al suo quadrante grigio e ai richiami più che espliciti all'anima heritage del Rolex Daytona. Però è anche vero che si tratta di un orologio molto vistoso e forse un po' troppo riconoscibile. Certo,
a poterselo permettere direi che è un orologio da avere assolutamente in collezione. Però è anche vero che abbiamo raggiunto sul mercato dei livelli tali da rendere ormai molto difficile acquistare determinate referenze. Se non per questo Daytona in oro che può aggiungere in collezione chi sicuramente ha già tanto altro e che non ha problemi a spendere 60 o 70 mila euro per un orologio, di sicuro però a causa di quello che sta accadendo proprio al mercato degli orologi non è più un Daytona in oro che si può sperare normalmente di aggiungere in una collezione, così come invece era soltanto alcuni anni fa, quando i testa oro con cinturino in pelle si acquistavano per poco più di 10.000 euro. Altri tempi purtroppo che non credo rivedremo a breve. Insomma, questa è la mia opinione su questo stupendo Daytona Oysterflex. Come sempre vorrei sapere la vostra, parliamone nei commenti come sempre. Vi ringrazio per essere stati con me nella stanza degli orologi anche in questo video. Se volete iscrivetevi, noi ci rivediamo invece qui su TOC per una prossima puntata. Ciao!